Bentornati. Allora, adesso vediamo come decorare un po' di tipi diversi di conchiglie. Iniziamo con i fili cucirini, filato normale che utilizzate per cucire. Se non lo avete, siete in vacanza, magari avete delle striscioline come queste, si può ottenere il filato anche da queste. Vi lascio il link qua sopra per vedere come fare. Ma bando alle ciance, iniziamo anzitutto. Ovviamente se è un ciondolo o un qualcosa che deve essere appeso, dovete fare il buco prima di tutto, perché se poi sbagliate la lavorazione, cioè se fate la lavorazione ma sbagliate il buco, si rompe tutto alla fine, buttate via la lavorazione. Il buco è semplice fatto. Se poi volete mettere dei gancini particolari, vi lascio il link qua sopra del video che ho già fatto con la decorazione perline, è piaciuto molto, vedetelo, e lì vi spiego come fare un gancino normale. Se no, se avete un cordoncino come faccio io, che riutilizzo per le varie lavorazioni, è a misura, c'è già il nodo, lo infilate da dentro, dall'interno verso l'esterno, ed ecco già fatto. Bene, fatto questo, iniziamo la vera e propria lavorazione. Io unisco diversi filati, li ho uniti con un nodo e li ritorco. Voglio avere una colorazione, un filato unico ritorto con questi colori. Ecco, iniziamo col mettere colla vinilica all'interno della conchiglia dove fisseremo il nodo. Ovviamente poi, una volta incollato, taglieremo i fili in eccesso. Intanto che si asciuga, vi faccio vedere che ho già fatto con questa conchiglia dei fili semplici, non ritorti. Li ho attaccati, fatti partire, arrivare all'interno della conchiglia, che poi non si vedrà, e poi, cercandola dove è possibile di seguire la scanalatura della conchiglia, li ho incallati con colla vinilica. Ovviamente da un lato sono più corti, più ricurvi, dall'altra più lunghi, perché seguono la forma della conchiglia stessa. Questo poi può essere decorato maggiormente, tipo con un cordoncino tipo questo che avevo in casa, è ritorto, può essere utilizzato come bordo. Infatti adesso vi faccio vedere. Qua in questa conchiglia l'ho incollato lungo il bordo, così ritorto com'era, e guardate come diventa anche elegante, carina. Allora, questo poi lo utilizzerò per fare un altro tipo di lavorazione, ma questa poi la vediamo dopo. Torniamo alla nostra conchiglia, io utilizzo uno stuzzicadente perché mi torna comodo, ma insomma se avete un pennellino trovate più comodi col pennellino, usate il pennellino. Segnate il percorso dove vorrete che il filo andrà ad attaccarsi, percorso che volete che faccia. Lo ritorco così, vedete? Se si sporca un po' il filo non vi preoccupate, perché poi la colla diventa trasparente. Lo tenete un attimo in posizione, vedete, man mano diventa sempre più trasparente, e poi tagliate e fissate il retro. Questa parte qui poi potrà essere ricoperta con del tessuto, ma resta all'interno, non si vede. Stessa cosa, continuiamo, scegliamo noi che disegno fargli fare a questo filato. Finché non è ben attaccato lo possiamo spostare, e adesso voglio andare a fare un bordino un po' lavorato, nel senso, allora vado a incollare il filo, lo tengo in posizione un attimo così, e una volta che si è incollato ritorto, parto dall'inizio, con la colla segno dove deve andare, e poi con questo filato che è ritorto vado a fare delle ondine.
non ho più la preoccupazione di tenere il filo teso, attorcigliato, perché si è incollato, attorcigliato, ritorto, e quindi faccio la mia lavorazione. Ovviamente devo aspettare tra un passaggio e l'altro che si incolli per non andare a disfare quello che creo man mano che avanzo con la lavorazione. Ecco fatto, questa la lascerò così finita, ma voi potete continuare poi a elaborarla come volete. Tornando a questa di prima, io prenderò uno dei due fili di questo cordoncino ritorto, semplicemente si apre e si divide, e con la colla vado a disegnare quello che vorrò. In questo caso farò un iniziale, l'ho fatta anche con le perline in quel famoso video di cui vi parlo all'inizio, vi ho già lasciato il link sopra, e questa è la stessa cosa, ma la vado a fare solo con il filato. Finché non è ben incollato, posiziono, muovo bene come mi piace, come preferisco, e anche questa una lavorazione molto semplice e simpatica. Ora, questo tipo di conchiglia ha le scanalature molto profonde, quindi ci sta bene una lavorazione con un filato grosso, andava bene anche il filato ritorto così com'era. Comunque io l'ho fatto con il filo semplice e non riesco a dar bene l'idea nel video, ma questo filato così dorato sulla conchiglia beige, color sabbia, color beige, ci sta molto bene. Comunque diventa più facile ancora la lavorazione perché si segue la scanalatura. Se vorrete utilizzare i brillantini, questo tipo di conchiglia è l'ideale, perché riuscite a mettere la colla bene nella scanalatura e quindi non sbavare. Anche questo tipo di conchiglia può essere decorata così. Qui c'aveva addirittura il buco sotto, ho approfittato, ma se no incollate semplicemente. Questa è la conchiglia di prima, chissà se si vede un po' meglio il color oro che spicca dal vero, è molto carina, molto elegante. Per fare fuori a queste conchiglie vi raccomando sempre il video conchiglie decorate con le perline. E qui chiudiamo il discorso filati. Bene o male le tecniche sono queste, la vostra fantasia farà il resto. Ora guardiamo invece questo tipo di conchiglie che è liscia. Questo tipo di conchiglia è liscia e quindi è migliore per poter colorare, disegnarci sopra. Adesso io farò la base, che potrebbe essere fatta con una tempera acrilica come sto facendo qui. Tra l'altro questa argenta, color argento, ha bisogno di 2-3 passate, quindi i tempi si allungano, però vabbè. Se no prendete un bel pennarello di quelli coprenti e vedrete che bel risultato. Ovviamente se fate una base nera dovete farci sopra dei colori chiari perché risaltino, dei colori coprenti chiari. Guardate che bello, sembra quasi una cozza. Appena passi il pennarello è lucido, ma poi diventa opaco. Ecco, questo è il tipo di lavorazione che andrò a fare.
Utilizzerò un po' di colori acrilici e qualche smalto. Non ho smalti belli coprenti, quindi farò così come riesco. Questa è quella di prima dopo 2-3 mani, ecco, come base carina, però ovviamente qua ci vogliono colori che insomma non devono essere tenui, devono risaltare un po' i colori rispetto alla base in generale. Allora, qui seguirò la linea della conchiglia, come ho fatto qua, farò dei puntini, in questo caso utilizzerò uno smalto madreperlato. Io utilizzo sempre lo stuzzicadente, mi trovo bene. Finché lo smalto non è asciutto potete sempre fare anche le correzioni. Qui invece sto utilizzando un colore acrilico color oro, una pittura acrilica color oro. Ora utilizzerò quello smalto che vi ho fatto vedere, è giallo, purtroppo però con la base nera. Anche ho provato a aspettare che si asciugasse e dare una seconda mano, resta verde. Allora, questo l'ho notato mentre facevo l'altra conchiglia. Al momento lo vedi giallo, poi si asciuga e diventa sempre più verde, e allora in questo caso l'ho utilizzato con la piena consapevolezza che sarebbe diventato verde. Quindi se avete degli smalti belli, coprenti, luminosi, ce ne sono di diversi tipi, io adesso non li avevo, può essere interessante utilizzarli. Se no i colori acrilici, che siano tempere, che siano pennarelli. Ecco, la tempera, se come nel mio caso l'arancione era un po' secco, dopo ho dovuto passare tutte le escrescenze e i cerchietti non vengono bene. Se invece la tempera ha la giusta fluidità, si dice così, credo di sì, e il cerchio viene molto meglio. Disegno, il cerchio, quello che volete fare, potrà avere un contorno meglio definito. Comunque poi sbizzarritevi poi come desiderate. Vedete i puntini? Questo giallo qui, tempera gialla, è bella liquida. Apriamo una parentesi: questi tipi di conchiglie si prestano a fare anche disegni, quindi prossimamente faremo qualche disegno su conchiglia. E soprattutto attenzione arriveranno tutta una serie di tutorial su come colorare e creare con i sassi, quindi conchiglie, quindi sassi, e anche conchiglie insieme ai sassi, per cui procuratevi quanto vi serve, perché poi faremo un po' di lavoretti. Ecco qui le nostre conchiglie finite che abbiamo visto in questo video, le tipologie di lavorazione, e spero vi siano piaciute e continuate a seguirmi
per le prossime lavorazioni e niente, buon divertimento.